I promessi sposi. Il matrimonio proibito. Nel novembre del 1628, Don Abbondio, un parroco anziano e pauroso, passeggia lungo una stradina del suo paese vicino al lago di Como. Mentre cammina recitando le sue preghiere, viene improvvisamente fermato da due uomini minacciosi, i bravi, che con tono deciso gli dicono di non celebrare il matrimonio tra due giovani del posto, Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. Don Abbondio, terrorizzato, non chiede nemmeno il motivo, obbedisce e basta. Il giorno dopo Renzo si presenta da lui. Don Abbondio, è tutto pronto per domani? Caro Renzo, ci sono delle formalità. Meglio aspettare ancora qualche giorno, dice il prete, visibilmente agitato. Renzo, insospettito, insiste. Alla fine, con l'aiuto della domestica perpetua, capisce che qualcuno ha impedito il matrimonio minacciando Don Abbondio. Il colpevole è Don Rodrigo, un nobile arrogante che vuole Lucia per sé. Lucia, spaventata e piena di vergogna, decide con sua madre Agnese di rivolgersi a padre Cristoforo, un frate cappuccino coraggioso e giusto, conosciuto in tutto il territorio. Dopo aver ascoltato i fatti, il frate promette: «Farò tutto il possibile per difendere la vostra onestà». Padre Cristoforo va a casa di Don Rodrigo e lo affronta, ma il nobile, sostenuto dai suoi scagnozzi, lo umilia e lo caccia. La situazione è troppo pericolosa. Nel frattempo, Renzo cerca aiuto legale presso un avvocato soprannominato Azzeccagarbugli, che però, appena scopre che Don Rodrigo è coinvolto, cambia atteggiamento e lo caccia in malo modo. Il tentativo fallito e la fuga. Agnese propone un matrimonio a sorpresa. Secondo una legge dell'epoca, bastava che due sposi dichiarassero di volersi unire in presenza di testimoni. Renzo, Lucia e due amici cercano di metterlo in atto, ma Don Abbondio se ne accorge e impedisce a tutti i costi il matrimonio. Renzo si arrabbia, Lucia piange disperata e Agnese cerca di consolarla. Padre Cristoforo comprende che non c'è altra via che la fuga. Con l'aiuto di un barcaiolo fidato, organizza la partenza di Lucia e Agnese. La notte è buia e silenziosa quando salgono sulla barca. Il lago è calmo, il paesaggio immobile. Durante il tragitto, Lucia piange in silenzio. Guarda le montagne e pensa: «Addio miei amati monti». Renzo, invece, parte per Milano con una lettera scritta da padre Cristoforo per un altro frate, padre Bonaventura, che lo potrà aiutare. Suor Gertrude e il rapimento. Lucia e Agnese vengono accolte in un convento gestito da Suor Gertrude, nota come la monaca di Monza. Bella e tormentata, Gertrude è stata costretta a farsi suora dal padre. La sua vita è segnata da segreti e sofferenza. Vive in una relazione nascosta con un uomo pericoloso, Egidio. Nel convento, Lucia si sente al sicuro, ma la pace dura poco. Don Rodrigo non si arrende e chiede aiuto all'innominato, potente e malvagio signore che incarica Egidio di rapire Lucia. Egidio, con la complicità di Gertrude, riesce a farla uscire con l'inganno e a consegnarla agli uomini dell'innominato, che vive isolato nel suo castello. Lucia è terrorizzata, prega Dio di salvarla e si affida totalmente alla fede. Il castello e la conversione dell'innominato. Nel castello, Lucia prega senza sosta. Fa un voto alla Madonna: se si salverà, non si sposerà mai. L'innominato, colpito dalla fede e dalla purezza di quella giovane ragazza, inizia a sentire un tormento interiore. Per la prima volta in vita sua si sente in colpa. Durante la notte, l'innominato non riesce a dormire. I ricordi delle sue violenze e malefatte lo assillano. All'alba, disperato, decide di recarsi a cercare conforto presso il cardinale Federigo Borromeo, vescovo di Milano, che si trova in visita in un paese vicino. Il cardinale lo accoglie con affetto. La misericordia di Dio è più grande di ogni peccato.
L'innominato piange, si pente sinceramente e decide di cambiare vita. Torna al castello, libera Lucia e la affida a una famiglia nobile e devota di Milano. Donna Prassed e suo marito, Don Ferrante. Renzo a Milano. Renzo arriva a Milano proprio nei giorni in cui la città è sconvolta dalla carestia e dalla rivolta per il pane. Si ritrova in mezzo alla folla che assalta i forni, si unisce alla rivolta commentando ad alta voce e attira l'attenzione delle autorità. Viene accusato di fomentare la rivolta. Un funzionario lo fa arrestare, ma Renzo riesce a fuggire approfittando della confusione. Cambia nome e attraversa il fiume Adda per raggiungere il territorio della Repubblica di Venezia. Arriva infine a Bergamo, dove trova rifugio presso il cugino Bortolo, che lavora in una filanda. Qui Renzo trova lavoro e si stabilisce, ma il pensiero di Lucia non lo abbandona. La peste. Nel 1630 una terribile peste si diffonde nel nord Italia. A Milano la situazione è tragica, la popolazione si ammala, le strade si svuotano, i cadaveri vengono raccolti dai monatti. Le autorità sono impotenti. Renzo, dopo aver saputo da una lettera che Lucia è in città, decide di affrontare ogni rischio e parte alla sua ricerca. Arriva a Milano e visita il lazzaretto, dove incontra padre Cristoforo, anch'egli impegnato ad assistere i malati. Il frate lo indirizza verso il settore femminile. Renzo trova Lucia, viva ma molto debole. Quando cerca di abbracciarla, lei lo ferma. Renzo, ho fatto un voto. Se mi fossi salvata, non mi sarei mai sposata. Padre Cristoforo interviene. Dio ascolta i voti, ma accoglie anche l'amore sincero. Sei libera, Lucia. Giustizia e pace. Nel frattempo, Don Rodrigo, colpito dalla peste, giace morente al lazzaretto. Nessuno si prende cura di lui. Viene riconosciuto da Fra Cristoforo, che lo assiste nei suoi ultimi momenti. Anche Don Ferrante, il marito di Donna Prassede, muore per la peste, dopo aver negato per giorni la pericolosità dell'epidemia. Lucia e Renzo si ritrovano finalmente liberi da ogni ostacolo. Con l'approvazione di Donna Prassede lasciano Milano e si dirigono verso Bergamo. Qui Renzo ha un lavoro sicuro e possono finalmente costruire una vita insieme. Un nuovo inizio. Dopo tanto tempo e sofferenza, Renzo e Lucia finalmente si sposano. Si stabiliscono in un piccolo paese vicino a Bergamo. Hanno dei figli, lavorano nella filanda e conducono una vita semplice e onesta. Nel ricordo di tutto ciò che hanno vissuto, insegnano ai loro figli la gratitudine e il rispetto per la fede e per la giustizia. I guai nella vita arrivano, dice Renzo, ma con coraggio e fiducia si superano.